Avete presente quel video prank in cui il padre regala al figlio una PlayStation 4, ma dentro lo scatolo c'è un mattone? Merry Christmas, Michael! Bene, quella è esattamente la sensazione che ho provato guardando Return to Silent Hill. Accessing Multiverse. Salve gente, benvenuti o bentornati nel multiverso imperfetto di un geek qualunque. Oggi parliamo di Return to Silent Hill, terza trasposizione cinematografica del famoso videogioco horror e seconda a cura del regista Christoph Gunn. Vi ricordo inoltre che del primo film, ovvero quello del 2006, ne abbiamo già parlato in un video dedicato e che vi invito caldamente a recuperare, dato che oggi ci servirà come paragone. In quanto Return to Silent Hill è un'opera piuttosto strana, perché non è né un sequel diretto, ma nemmeno un reboot nel senso classico del termine. A detta di Gunn, infatti, ogni film dovrebbe essere preso come una storia a sé, ambientata nello stesso luogo, ma non con trama lineare. Ora, sulla carta questa è un'idea piuttosto interessante, ma nella pratica a me sembra solo una gigantesca paraculata. Questo film, infatti, porta finalmente a schermo il capitolo videoludico più amato di Gunn e penso anche di tutti i fan della saga, ovvero Silent Hill 2, che almeno a detta del regista non poté realizzare la prima volta senza aver prima dato vita al primo capitolo. Cosa secondo me totalmente insensata, non solo perché il primo e il secondo capitolo possono essere presi singolarmente, ma soprattutto perché, come visto nel precedente video, Gunn non solo ha totalmente reinterpretato la storia, ma ci ha ficcato dentro anche fin troppi riferimenti al secondo capitolo, ma vabbè. Qualche mese fa, inoltre, quando uscì il trailer, vi avevo già espresso apertamente sia l'hype per avere finalmente una trasposizione decente di Silent Hill e soprattutto di Silent Hill 2, sia la mia più grande paura in merito al regista e successivamente lo sconforto nello scoprire che qui in Francia il film sarebbe uscito con ben una settimana di ritardo rispetto all'Italia. E voi mi direte, vabbè, ma dai, è solo una settimana. Sì, ragazzi, è solo una settimana. Una settimana in cui internet lo fa a pezzi, una settimana in cui chiunque mi spoilerà il film, una settimana in cui persino Konami mi chiede pareri sul film. Cioè, ma seriamente? Comunque, il trailer, nonostante le aspre critiche ricevute a causa di una parrucca forse fin troppo da cosplay e troppo poco da Hollywood, aveva comunque convinto la maggior parte del pubblico, me compreso, anche se, e sottolineo anche se, il design dei mostri mi aveva lasciato piuttosto perplesso. Il line figure, le Bubblehead Nurse, i Pyramid Head mi sembravano decisamente migliori e più realistici nel primo film. E in merito alla questione, Christoph Gunn sembra essersi giustificato tirando in causa sia il budget ridotto di circa 23 milioni e allo stesso tempo la voglia di design più attuali, qualsiasi cosa voglia dire in questo caso. Fatto sta che questo capitolo, ragazzi, mi ha fatto sentire derubato per ben 2 volte. La prima per i soldi del biglietto, che non so a quanto siano arrivati in Italia, ma qui a Parigi praticamente tra poco mi devo aprire un mutuo. E la seconda invece per avermi rubato la possibilità di vedere davvero Silent Hill 2 al cinema. Ma cerchiamo di andare con ordine e vi avviso, cercherò di evitare gli spoiler superflui, ma il video conterrà potenzialmente sia spoiler importanti sulle vicende del film che su quelle del videogioco, quindi siete avvisati. Il film, almeno nei primi minuti, sembrerebbe lasciar ben sperare. Infatti, nonostante l'ennesima reinterpretazione del protagonista, la trama sembra seguire per una volta quella originale. Ovvero James, un uomo tormentato, riceve una lettera da parte della moglie Mary, che nel film, se non sbaglio, è stata declassata a fidanzata o a compagna.
non mi ricordo bene, comunque, e lo invita a recarsi a Silent Hill, città dove, almeno nel gioco, hanno passato degli splendidi momenti insieme, mentre nel film ci hanno addirittura abitato, anche se per un lasso di tempo non meglio specificato. Il problema però è che Mary è morta da ben 3 anni. E fin qui diciamo tutto ok, Jeremy Irvine nel ruolo di James sembra perfetto, ha costantemente quell'aria di qualcuno che non dorme da mesi, è confuso, è destabilizzato, psicologicamente instabile. E contrariamente alle sequenze con Sean Bean del primo film, qui le chiamate con la psicologa sembravano anche una trovata interessante. Peccato però che nel momento in cui James metta piede a Silent Hill, il mattone esca dallo scatolo. Seriously? Rispetto al film del 2006, infatti, Return to Silent Hill sembra visivamente fin troppo pulito e non riesce a trasmettere quella stessa sensazione di angoscia e oppressione. Forse la colpa è di un uso più massiccio di CGI rispetto al passato. Per il primo film, infatti, avevano praticamente ricostruito ogni singolo scorcio di città, trasmettendo tanta fisicità. Qui invece sembrerebbe che quasi tutti i fondali sono stati ricreati al computer. I mostri invece sono dannatamente strani, cioè anche questa volta, come per il 2006, si è fatto un largo uso di effetti pratici, va bene? Il risultato però è davvero blando, cioè il line figure, che ok, nel contesto cinematografico è conosciuto come Armless Man, che sarebbe il mostro che si vede sia nel trailer che all'inizio del film, per farci capire, da lontano sembra fatto in CGI, mentre da vicino sembra che indossi una Zentai suit. Inoltre ho scoperto solo di recente che è stato interpretato da una ex velina di Striscia la Notizia, quindi quando l'ho visto non ho potuto non immaginare uno stacchetto fatto da questo mostro. Sono loro o non sono loro? Certo che sono loro! Irene Ludovica, le veline! Comunque, per quanto riguarda la trama invece, io comincio a pormi davvero tante domande su Christoph Gans. Cioè, quest'uomo afferma da sempre di essere un mega fan di Silent Hill e soprattutto di Silent Hill 2. Ha passato anni a supplicare la Konami per poter realizzare delle trasposizioni cinematografiche della loro IP, e poi sembra aver totalmente travisato il messaggio, o peggio ancora non aver avuto totalmente rispetto per l'opera originale. E attenzione, ok che bisogna considerare non è solo lui a prendere le decisioni e bla 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 bla, ne è infatti la dimostrazione quella cagata di Silent Hill Revelation che Gans si rifiutò di dirigere per divergenze creative. Evidentemente faceva troppo schifo anche per i suoi standard, ma qui in questo capitolo abbiamo veramente toccato il fondo e vi spiego subito perché. Iniziamo proprio dal protagonista, James. Come dicevo, l'interpretazione di Jeremy Irvine è stata quasi perfetta ed infatti il problema non sta nell'interpretazione ma nella scrittura del personaggio. Cioè, nel gioco James, nonostante sia il protagonista che dobbiamo interpretare, è un personaggio che ci viene presentato come qualcuno di cui non sappiamo se poterci fidare fino in fondo, è inquietante, fin dall'inizio capiamo che qualcosa non torna e più andiamo avanti con la storia, più la verità che scopriremo non sarà solo triste ma moralmente sbagliata. Insomma, tralasciando quelli che potrebbero essere i dibattiti sull'etica e sulla morale, il personaggio videoludico di James è letteralmente lontano anni luce dall'essere una figura positiva e o da compatire. Ma nel film, James sembra elevato quasi a eroe tragico, reso quasi assolvibile e comprensibile. Cioè, capisco che
lo scopo sia anche quello di far empatizzare lo spettatore medio, ma così il messaggio dell'opera è totalmente stravolto. Altro grande deragliamento della pellicola, inoltre, è la figura di Mary, interpretata da Anna Anderson, che, detto sinceramente ragazzi, non mi ha poi troppo convinto e che si è ritrovata a interpretare ben 3 personaggi. Il film infatti prende una scelta decisamente azzardata, ovvero quella di concentrare e fondere tutti i personaggi femminili del videogioco, trasformandoli sostanzialmente in meri riflessi e sfaccettature di Mary. Nel gioco infatti solo Maria aveva lo stesso aspetto di Mary e tutto quello che gli succedeva, aveva un senso ben specifico. Laura invece era una bambina che Mary aveva conosciuto in ospedale, Angela era totalmente estranea alla situazione e cercava semplicemente la madre. Insomma, la storia si elevava a un piano più corale e lasciava intendere che chiunque poteva essere attratto a Silent Hill e sprofondare nel proprio inferno personale. Qui invece questi personaggi sembrano essere ridotte realmente a sole sfaccettature di Mary e vengono inoltre introdotte completamente a caso, come nella scena del labirinto. E parlando di Mary, ragazzi, io non posso non parlarvi della più grande boiata del film. Quella che proprio io ho detto no, cioè non ho potuto accettare, ok? E sì, prenderò di nuovo come paragone il film del 2006 perché, soprassedendo sul fatto che questa versione della città di Silent Hill sembrerebbe essere diventata un inferno per una non meglio spiegata epidemia o che so io, quello che vorrei capire io è: carissimo Christoph Gunn, mi spieghi perché diamine nel primo film mi hai levato la setta che voleva portare in vita una divinità oscura e ci hai messo degli stronzissimi puritani che sembravano usciti direttamente da Salem, mentre qui, che la storia avrebbe dovuto essere più personale, più intima e psicologica, mi hai messo così, a caso, una cavola di setta che fa strani rituali di sangue, con Mary che a quanto pare è al centro di questi rituali perché è discendente del fondatore o figlia del fondatore di Silent Hill, che già me lo so scordato. Cioè, ma porca miseria, già non hai né tempo né budget per fare una trasposizione accurata di una storia che comprende praticamente più di 10 ore di gameplay e tu mi aggiungi robe del genere. Cioè, non ha senso. Il culmine però lo raggiungiamo soltanto con il finale, ispirato palesemente a uno dei finali del videogioco, ovvero il finale In Water, ma con un twist temporale alquanto inaspettato. Ora, almeno questa sembrerebbe essere non un'idea di Gunn, ma di Konami stessa, che a quanto pare desiderava un finale meno tragico e più comprensibile per un pubblico generalista. Solo che, ecco, questa scelta finisce per rendere il tutto dannatamente più confuso. Ora, uno dei problemi più grandi del film è probabilmente la fretta. La pellicola infatti dura complessivamente 1 ora e 3/4, costringendo così la trama a correre, introdurre velocemente personaggi, location ed eventi in modo spesso fin troppo confusionale e costringe lo spettatore ad accettare le cose così, per come vengono, con la scusa del «ah, è un viaggio mentale». Ma tutto ciò finisce per ipersemplificare concetti e soprattutto per confondere sul piano narrativo. Contrariamente al film del 2006, che invece riusciva a prendersi il suo tempo, a respirare, a far crescere la tensione, e avevi inoltre la sensazione di essere davvero intrappolato all'interno della città, qui è solo una pazza corsa
contro il tempo, il tutto per mostrare le scene e i riferimenti presi dal gioco. L'unica cosa che sembrerebbe salvarsi di questo film, a parte l'interpretazione del povero Irving, sono le musiche che fortunatamente ancora una volta sono state affidate al compositore originale dei videogiochi, ovvero Yamaoka. Purtroppo però le musiche di Yamaoka non sono bastate per salvare Return to Silent Hill, il quale è stato letteralmente demolito alla sua uscita, anche più del film del 2006. I fan infatti si sono sentiti così tanto traditi da aver addirittura mandato delle lettere minatorie contenenti minacce di morte a Christoph Gunn. Mentre Konami si è ritrovata a cancellare una quantità assurda di commenti negativi nei post inerenti al film. Dall'altro canto, la critica generalista lo ha invece trovato un film troppo confuso, troppo pieno e dimostrando ancora una volta che cercando di far contenti tutti, alla fine si delude chiunque. Ma quindi, sto Return to Silent Hill è da buttare? Easy! Cioè, non fa tutto schifo, ok? Per certe cose si vede che c'è stato tanto lavoro, ma purtroppo, come avrete ben notato, i punti negativi superano di gran lunga quelli positivi. Quindi, se siete fan della serie, io vi consiglio di guardarlo e prendetelo con le pinze, giusto per curiosità. Vedere qualche scena iconica, ascoltare le fantastiche musiche di Yamaoka e magari, se siete appassionati di effetti speciali, chiedervi di andare a vedere come hanno realizzato determinate scene. Però vi avverto, difficilmente vi resterà addosso come dovrebbe, soprattutto se comparato, non vi dico al videogioco perché 0 metro di paragone, ma comunque al film del 2006 che a suo modo ha anche senso. Se invece non ne sapete nulla di Silent Hill, sappiate che rischiate di ritrovarvi con un horror che sembra sul punto di diventare un capolavoro, ma si trasforma abbastanza in fretta in un B-movie e non di quelli interessanti. E niente ragazzi, per oggi è tutto, grazie per aver visto il video, fatemi sapere la vostra nei commenti e come sempre lasciate un like e soprattutto iscrivetevi al canale per supportare il multiverso imperfetto di un geek qualunque. Ciao!